Chirone, il guaritore spirituale in Ariete. Un viaggio di guarigione e trasformazione. Benvenuto in questo video dove esploreremo insieme il cammino esoterico dell'Ariete e la potenza dei suoi raggi, oltre che ad esplorare Chirone nel tuo segno e il suo significato. Sei pronto per un viaggio di scoperta e trasformazione? Allora resta insieme a me fino alla fine. Chirone, l'asteroide che porta il nome del mitico guaritore centauro della mitologia greca, rappresenta nelle nostre vite le ferite più profonde, quelle che non si vedono, ma che ci accompagnano e in modo sottile. È il simbolo di ciò che non può essere curato con una semplice medicazione, ma solo attraverso un profondo processo di consapevolezza, trasformazione e risanamento spirituale. Quando Chirone si trova nel segno dell'Ariete, l'energia del guaritore si mescola con quella del segno di fuoco che è simbolo di iniziativa, coraggio e identità. In questo contesto, Chirone in Ariete diventa un potente strumento di autoguarigione, ma anche di crescita interiore, di evoluzione personale attraverso il coraggio di affrontare le proprie ferite più intime. Chirone in Ariete. Le ferite dell'identità e dell'affermarsi. L'Ariete, governato da Marte, è il segno che rappresenta l'inizio, la forza di volontà e la spinta verso l'autosufficienza. È il segno della conquista, del coraggio e dell'affermazione. Tuttavia, quando Chirone si trova in questo segno, la sua energia può essere manifestata come una ferita legata alla propria identità e alla capacità di affermarsi nel mondo. Questa posizione astrologica ci invita ad esplorare le ferite che riguardano il nostro senso di sé, la nostra capacità di emergere e di essere visibili. Quanti di noi si sono sentiti rifiutati o inadeguati nel tentativo di farsi sentire o di lottare per ciò che sentiamo essere giusto per noi? Questi sono temi che emergono intensamente quando Chirone è in Ariete. Le ferite possono nascere da esperienze passate di mancanza di riconoscimento, dal non sentirsi abbastanza in grado di affermare la propria volontà o dalla paura di non essere all'altezza delle aspettative degli altri. Queste ferite riguardano principalmente il nostro rapporto con la nostra forza interiore. L'Ariete è il segno della battaglia e come tale può portare la sensazione di non poter mai essere abbastanza forti, abbastanza audaci o abbastanza indipendenti. Chirone in Ariete, quindi, porta a galla queste paure, ma anche il bisogno di superarle, di guarire e di riappropriarci del nostro potere personale. La ferita dell'ingiustizia. Quando il coraggio dell'Ariete si scontra con il rifiuto e l'affermarsi del sé, la ferita associata all'Ariete, quando si manifesta come ingiustizia, è quella di sentirsi traditi o rifiutati nel momento in cui si cerca di affermare la propria identità o la propria forza. È la ferita che nasce dal confronto con un mondo che non riconosce il nostro valore o che ci impedisce di agire liberamente secondo la nostra volontà, lasciandoci con un senso di frustrazione e rabbia per non essere ascoltati o visti come meritiamo. Questa ingiustizia si radica in un profondo desiderio di giustizia e affermazione, che, quando non soddisfatto, porta a un conflitto interiore. Da un lato, l'energia dell'Ariete vuole esplodere con determinazione e coraggio, dall'altro, la ferita dell'ingiustizia ci costringe a lottare contro un sistema che sembra negare la nostra essenza e il nostro diritto di esistere pienamente, facendo emergere la necessità di combattere non solo con il mondo esterno, ma anche con il senso di inadeguatezza che l'ingiustizia impone sulla nostra anima. Raggi di espansione esoterica. Per Ariete. Il primo e il settimo raggio. L'Ariete, il segno che incarna il coraggio, la forza e l'iniziativa, è legato a due raggi esoterici che rispecchiano la sua missione profonda e il suo cammino evolutivo. Il primo raggio, che rappresenta la volontà divina e il potere, agisce sotto il simbolo di Vulcano, una potente forza che irrompe con la determinazione di chi non teme il cambiamento. Questo raggio è quello che accende il fuoco dell'Ariete, spingendolo ad agire con audacia, a rompere gli schemi di stabilità e a lanciarsi in nuove avventure. Esso incarna il potere della volontà creativa che si esprime attraverso l'azione, la forza interiore che forgia il destino e permette all'Ariete di emergere, anche nelle situazioni di sfida e conflitto, come un leader che traccia il cammino verso nuove possibilità. Sotto il primo raggio, l'Ariete è chiamato a liberare la sua forza vitale,
ma anche a comprendere che il vero potere non risiede nell'imposizione esterna, ma nell'autentica affermazione del sé. Il settimo raggio, sotto la direzione di Urano e con il maestro Saint-Germain, guida l'Ariete verso un'espansione della coscienza che non è solo fisica o mentale, ma spirituale. Questo raggio è il raggio della trasmutazione, della libertà spirituale e della purificazione. Con il settimo raggio, l'Ariete è chiamato a riscoprire la sua missione di risveglio, di liberazione da schemi limitanti e di elevazione della sua energia in una dimensione superiore. Sotto la guida di Urano e Saint-Germain, l'Ariete sperimenta una crescita esponenziale della propria consapevolezza, riscoprendo la capacità di trasformare il proprio destino attraverso la comprensione dei principi esoterici e l'integrazione della saggezza spirituale. La missione dell'Ariete, quindi, non è solo quella di essere un leader nel mondo fisico, ma di guidare se stesso e gli altri verso la liberazione delle catene che imprigionano l'anima, portando l'umanità verso una nuova era di consapevolezza e di illuminazione. La guarigione attraverso il coraggio di affrontare le ferite. Il grande dono di Chirone in Ariete è che ci offre la possibilità di trasformare le nostre ferite in una forza potente. La guarigione non avviene attraverso il rifiuto della debolezza, ma attraverso l'accettazione e l'affermazione di essa. L'invito di Chirone in Ariete è quello di confrontarci con il nostro dolore in modo diretto e audace, senza paura di mostrarci per quello che siamo veramente. Affrontare le nostre ferite di identità con il coraggio di chi è disposto ad essere vulnerabile è il primo passo verso la guarigione. Invece di nascondere le nostre debolezze o temere di non essere mai abbastanza, Chirone ci invita a riscoprire la nostra forza interiore proprio in quei momenti di difficoltà. La guarigione, infatti, nasce dal riconoscimento che le nostre ferite non ci lasciano, ma sono parte integrante di chi siamo. Sono esperienze che, se affrontate con consapevolezza, ci permettono di evolverci, di crescere, di diventare versioni più forti e complete di noi stessi. Sono esperienze che, se affrontate con consapevolezza, ci permettono di evolverci, di crescere, di diventare versioni più forti e complete di noi stessi. Chirone in Ariete è il risveglio della volontà. Quando Chirone è in Ariete, la ferita che emerge riguarda spesso la nostra capacità di affermarci nel mondo, ma anche il nostro senso di direzione e scopo. L'Ariete è il segno che guida il cammino, che traccia la strada da percorrere. Chirone in questo segno ci mette di fronte alla necessità di scoprire il nostro scopo più profondo, ma anche alle difficoltà nel farlo emergere e nell'affermarlo. La sfida, quindi, è di essere in grado di navigare la vita con coraggio, senza paura di fallire, ma imparando a vedere ogni passo, ogni errore e ogni sfida come un'opportunità di crescita. La guarigione, in questo caso, non arriva con la perfezione, ma con il coraggio di agire nonostante le ferite. Chirone in Ariete ci ricorda che il nostro potere di volontà, la nostra capacità di decidere, di prendere iniziative, è ciò che ci permette di superare anche gli ostacoli più difficili. La guarigione arriva quando impariamo a credere in noi stessi, quando riconosciamo che non esistono fallimenti, solo esperienze da cui imparare. La rinascita della forza interiore, un nuovo inizio. Chirone in Ariete, nonostante la sua energia di guarigione, porta con sé anche il messaggio che solo attraverso il confronto con le proprie ferite si può emergere più forti. Le cicatrici che lasciamo alle spalle sono le testimonianze della nostra evoluzione. Ogni volta che affrontiamo le nostre ferite, che le guardiamo senza paura, ci avviciniamo alla nostra vera essenza. Non siamo definiti dalle difficoltà che incontriamo, ma dalla capacità di reagire ad esse, dalla nostra resilienza. Quando Chirone ci insegna a guarire in Ariete, ci invita a diventare guerrieri della nostra stessa verità. Questo non significa combattere contro gli altri o lottare per un riconoscimento esterno, ma trovare la forza dentro di noi per continuare il nostro cammino con coraggio, consapevoli che ogni passo ci avvicina sempre di più alla nostra realizzazione. Conclusione. Un viaggio di risveglio e autoguarigione. Chirone in Ariete è un potente insegnante che ci spinge ad esplorare le nostre ferite più profonde e ad affrontarle con il coraggio di un guerriero. La guarigione, in questo caso, non arriva attraverso la negazione del dolore,
ma attraverso l'accettazione, la comprensione e la consapevolezza che le nostre ferite sono ciò che ci rendono unici e autentici. La guarigione, in questo caso, non arriva attraverso la negazione del dolore, ma attraverso l'accettazione, la comprensione e la consapevolezza che le nostre ferite sono ciò che ci rendono unici e autentici. Affrontando il nostro dolore e abbracciando la nostra debolezza, diventiamo sempre più in grado di vivere la nostra vita con coraggio e autenticità. Se Chirone è nel tuo tema natale in Ariete, il messaggio è chiaro. Il tuo cammino è quello di riscoprire e affermare la tua forza interiore, di imparare a guarire attraverso la tua debolezza e di trasformare ogni cicatrice in un segno di potenza e resilienza. La tua sfida è quella di diventare il guerriero della tua stessa vita, affrontando le difficoltà con il cuore aperto e la volontà di crescere in ogni esperienza. In questo viaggio, ricorda che ogni passo che fai verso la guarigione ti avvicina a una versione più forte e autentica di te stesso. Il cammino potrebbe non essere facile, ma il risveglio che porta è inestimabile. Il vero potere risiede nell'abbracciare ciò che siamo, senza paura, senza vergogna, e con il coraggio di vivere la nostra verità. Se ti è piaciuto questo video e vuoi continuare a esplorare il mondo della crescita spirituale e astrologica, non dimenticare di iscriverti al canale. Attiva la campanella per non perdere i prossimi contenuti. Grazie per averci seguito e alla prossima!